Oggi siamo qui con questo microfono, il Rode Interview Pro, un microfono molto interessante che fa un sacco di cose, ha anche un software davvero ben fatto e sono sicuro che troverai molto interessante questo video. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi siamo qui con questo microfono della Rode che è l'Interview Pro. È un microfono che da quando è uscito mi è sempre piaciuto, mi ha sempre attirato e poi alla fine l'ho comprato, quindi l'ho comprato con i miei soldi e ti faccio questa recensione, questo video dove ti racconto tutte le caratteristiche del microfono, ma ti parlo anche del software perché secondo me è veramente ottimo. Allora, partiamo dall'inizio. Questo qui è un microfono a condensatore con pattern polare omnidirezionale. Che cosa vuol dire? Che prende tutto intorno. Ora, è un pro o è un contro questo tipo di pattern polare? Allora, visto che questo microfono si chiama Interview Pro, è un microfono pensato per fare interviste. Quando tu fai interviste e intervisti soprattutto persone che non sono esperte di tecnica microfonica, eccetera, eccetera, queste persone terranno il microfono così, o così, o così, o così, insomma, lo metteranno in ogni modo. Stai sentendo che il suono non cambia nel frattempo? Ecco, questo microfono, soprattutto poi quando passi il microfono all'altra persona, eccetera, eccetera, questo microfono ha questo pattern polare omnidirezionale perché è giusto che sia così. È quello più adatto per questo tipo di utilizzo. Ora, in uno studio e quindi in un ambiente acusticamente trattato è perfetto. Mentre, se il tuo studio non è acusticamente trattato, un pattern polare omnidirezionale non è la scelta migliore. Se ci pensi, il pattern polare omnidirezionale è anche lo stesso pattern polare dei microfoni lavalier, dei microfoni wireless. Quindi, come ti ho detto anche a proposito di video in cui ti parlavo di quella tipologia di microfono, sicuramente non è la scelta migliore in ambienti non acusticamente trattati. Ok. Questo microfono ha due tipologie di registrazione e questo lo rende un microfono incredibile. La prima è quella che sto utilizzando io in questo momento, è la registrazione nel microfono stesso. Fantastico. Questo microfono ha una scheda di memoria interna, non è una scheda di memoria, ha una memoria interna di 32 giga e sulle specifiche del microfono c'è scritto che tu puoi registrare con questi 32 giga fino a 40 ore in 32 bit floating point. Tanta roba, no? Ok. E questo microfono, ovviamente è un microfono wireless, ha una batteria interna, sempre nelle specifiche c'è scritto che dura fino a 25 ore. Ok. A proposito della batteria interna, spesso i microfoni wireless o queste tipologie di microfono qui non hanno batterie intercambiabili. Spesso online ci si lamenta del fatto che queste batterie non sono intercambiabili, quindi la vita del microfono è limitata. Giustissimo, giustissimo. Però in un mondo come il nostro, dove un microfono non dura più di X anni perché poi lo cambiamo, lamentarsi delle batterie non intercambiabili, sì, è giusto, perché è giustissimo, però voglio dire, è un difetto? Sì, ma secondo me non è così grave. Ok? Perché se le batterie di questo microfono durano, facciamo un esempio, 2 anni, non è detto che io tenga questo microfono 2 anni, così come tante altre persone con microfoni wireless, eccetera, eccetera. Quindi volevo raccontarti questo, ma secondo me non è un grandissimo problema. Quindi la prima caratteristica è questa interessantissima perché io non ho fili, non ho cavi, non ho niente, sto registrando qui, quindi dopo lo attacco USB-C al computer e scarico direttamente i file. Fantastico. Ora, la seconda modalità invece è wireless. Però qui c'è un limite, giustamente imposto da Rode, questo te lo devo leggere, però questo microfono in modalità wireless è compatibile solo con il Rode Wireless Pro, Rode Wireless ME, Rode Wireless Go 2 e le console come ovviamente Rodecaster Pro 2 e Rodecaster Duo. Ok? Solo con questi dispositivi della Rode. Stop. Pro e contro di questa scelta. Sicuramente Rode vuole spingere i propri prodotti, no? Quindi se tu hai questo probabilmente ti compri Rode Wireless, o se hai Rode Wireless magari sei più invogliato a comprarti questo. Giusto? Però dall'altro lato, se avessero esteso la compatibilità anche a altri prodotti, probabilmente di questo ne avrebbero venduti molto di più. Ok? Quindi, però, non voglio entrare in questo che sono scelte di marketing, di Rode, quindi va bene così, cioè non ci possiamo fare niente.
Il prezzo di questo microfono è 279 euro. Può sembrare tanto, ma per le cose che fa, secondo me non è così tanto. Ora passiamo al lato software, perché il software voglio parlartene perché fa veramente un sacco di cose interessanti e rende questo microfono ancora più performante. Come puoi vedere qui dalla schermata che ti sto mostrando del software, la prima voce in alto a sinistra, siamo nella schermata audio, è Gain Assist e c'è Auto, Dynamic e Manual. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è il modo, questo puoi scegliere tu tra 3 modalità con cui regolare fondamentalmente il gain. Quindi c'è la modalità totalmente auto, c'è la modalità dinamica e c'è la modalità manuale. Una cosa importantissima da sapere è che il gain assist, quando registri esclusivamente nel microfono, non è abilitata purtroppo. Non so perché, ma è una cosa che non mi fa impazzire, perché mi sarebbe piaciuto avere un gain assist anche solo per la registrazione nel microfono. La seconda voce è onboarding recording ed è effettivamente quello che sto facendo io, cioè ho abilitato la registrazione manual, quindi solo quando premo io il tasto e non always, cioè sempre non appena accendi il microfono, la registrazione dentro il microfono, che secondo me è comodissimo. Poi dall'altro lato c'è un high pass filter che io ho disabilitato perché non mi interessa, al massimo se mi serve lo abilito nel computer con un plugin, e LEDs, cioè le lucine, se le vuoi bright o dim, quindi io ce l'ho bright perché voglio che la lucina si veda. La seconda schermata è quella del recordings, c'è poco da dire, qui vanno a finire tutte le registrazioni che tu effettui. Ok, quindi tutte le registrazioni, nel momento in cui le registri ovviamente dentro il microfono, te le trovi qui in ordine, le puoi esportare, le puoi cancellare, insomma, le puoi gestire come meglio credi. Una cosa molto interessante nel menu del recordings, quindi dove trovi le registrazioni, è che puoi esportare sia in formato WAV che MP3, e se vuoi puoi esportare anche dove dice Normalize and Convert to 24 bit PCM, se il tuo software non supporta una registrazione a 32 bit, oppure vuoi semplicemente una registrazione più facile da gestire, quindi a 24 bit normalizzata, puoi tranquillamente abilitare questa funzione. Poi c'è il sample rate, 48 kHz, e loudness, interessante perché ti fa scegliere tra vari LUFS, tra cui anche ovviamente meno 14 LUFS. Quindi fondamentalmente, facendo questa operazione, tu hai un export, quindi un file WAV che è pronto, non devi regolare i LUFS, non devi convertire, non devi far nulla, è pronto per essere utilizzato ed è compatibile nel momento in cui sto registrando questo video con la maggior parte dei software. Terza e ultima voce, device. Qui vediamo power button function, cioè off o marker. Io ce l'ho off, cioè che cosa significa? Che quando premi il tasto di accensione o di spegnimento puoi sia disabilitare qualsiasi altra funzione come ho fatto io, ma nel momento in cui stai registrando, se metti marker, lui ti segna dei marker. Quindi facciamo un esempio. Stai facendo una registrazione, pensi che in quel momento quella parte lì sia particolarmente importante oppure poco importante, premi molto velocemente il tasto di accensione o di spegnimento e lui aggiunge un marker. Io sinceramente non la utilizzo. Dropout flag, questo è interessante nel momento in cui registri wireless, quindi lui ti dice che nel momento in cui la connessione dovesse andare sotto un certo livello accettabile, lui ti dà nella registrazione ti dà un flag, quindi tu vedrai un simboletto che ti dice appunto che quella parte lì non è venuta registrata perfettamente. In basso ancora device details, quindi la versione, l'aggiornamento del firmware. Come vedi 1.07 nel momento in cui sto registrando questo video è la versione più aggiornata. Dall'altro lato c'è mute button function, quindi il tastino di mute se lo vuoi disabilitare o abilitare. Io sinceramente ce l'ho abilitato perché potrebbe sempre essere utile. Timeout ce l'ho abilitato perché nel momento in cui mi dimentico il microfono acceso, lui dopo un po' si disabilita. E infine device name per personalizzare il nome del microfono. In questo caso di default si chiama Interview Pro, ma puoi rinominarlo come ti pare. Ora che hai visto anche come funziona il software, immagino tu abbia compreso ancora di più quanto questo prodotto è incredibile. Io penso che sia uno dei prodotti più intelligenti che si possano fare, perché è veramente fatto bene, suona bene. Quando l'ho visto nella scatola pensavo fosse molto più pesante. In realtà
No. È un microfono, sicuramente non è il microfono più leggero, ma è un microfono leggero da tenere in mano, e quando fai interviste, magari anche una giornata intera, intervistare diverse persone, ti assicuro che anche 100 grammi in più o 100 grammi in meno possono fare la differenza. Invece da questo punto di vista è un microfono veramente leggero, ben costruito, è un microfono intelligente perché ha le funzionalità che servono, è fatto bene, anche la dimensione è quella giusta. Non so se hai notato che non sto usando la spugna, ok? Perché non lo sto usando? Perché due motivi. Uno, non credo ce ne sia bisogno. All'interno del mio studio, all'esterno sicuramente ce n'è bisogno. Ma non userò la spugna che esce dalla confezione perché io non amo che ci siano quei loghi giganteschi in vista. Cioè, ho già comprato il tuo microfono, ti ho già dato 279 euro, non voglio farti anche pubblicità. E se no, fammi uno sconto, dici vuoi con la spugna Rode o tutto brandizzato Rode oppure vuoi il modello senza? Lo so che quello che sto dicendo può sembrare assurdo, però io non voglio farti pubblicità, cara Rode, a meno che non mi paghi o non mi mandi prodotti, no? E così dovrebbe essere per tutti. Quindi quella spugna lì non la utilizzo, ne utilizzerò un'altra. Ma se ci pensi, tante persone che vedo che hanno il braccio della Rode, il PS2, mi pare PSA2, una cosa del genere, dove c'è quella scritta gigantesca Rode, l'hanno tolta tutti. Io ho tolto la scritta mettendoci dello scotch nero sul Fuse perché lì il brand è veramente osceno. Però, come dire, cioè se tu me lo metti piccolo piccolo da qualche parte io ci sto, ma se tu me lo metti gigantesco, allora no, o mi paghi o mi mandi il prodotto gratis, oppure io cambio la spugna e ne metto un'altra di buona qualità e ho risolto lo stesso. Ok? Questo era giusto per dirti perché non sto usando la spugna. Credo di averti raccontato veramente un sacco di cose su questo microfono, ma mi piace veramente tanto. È un microfono che utilizzerò veramente, veramente tanto. Come senti suona bene, poi è veramente molto versatile. Benissimo, spero di averti raccontato tutto e come al solito se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima.